Ciao ragazzi, con questo nuovo video rispondo a Tommaso e Antonio. Il primo mi ha chiesto come disegnare un treno Frecciarossa, il secondo come disegnare camion e carri armati. Un attimo, mi avete chiesto dei consigli particolari. Io devo essere sincero, alla vostra età io disegnavo. Stop. Non avevo guide, non avevo segreti, metodi particolari. Osservavo e cercavo di riprodurre quello che osservavo. Come voi ero molto curioso, sono cresciuto prima dell'era di internet. Non c'era, io non potevo cercare le immagini su internet, non avevo maestri su internet, quindi è stata una cosa lenta, graduale, piano piano ho fatto il liceo artistico, eccetera. Io ero ispirato dai fumetti, dai cartoni animati, dai film del cinema. Un metodo preciso io non l'ho mai avuto, quindi non pretendo di darvi un metodo assoluto, ok? Prendete i miei consigli solo come una pratica di base, come un consiglio che vi do, per andare avanti nel vostro percorso e vedrete che imparerete ad imparare. Per disegnare gli oggetti che mi avete chiesto, per disegnare degli oggetti reali in generale, bisogna osservare gli oggetti reali. Quindi, proprio con l'utilizzo di internet, mirato, andate a cercare le immagini del treno Frecciarossa, dei carri armati, del camion che volete disegnare e iniziate ad osservare l'oggetto reale. Guardatelo dal generale sempre al particolare. E poi fatevi una domanda: come sono fatti questi oggetti? Come potrei semplificarli per memorizzarne la costruzione? Come sono fatti? Quali sono le forme base dentro le quali possiamo schematizzare e costruire, ad esempio, il camion? Le forme base le abbiamo viste, ve le ho fatte vedere 2 o 3 volte. I mezzi che mi avete chiesto di imparare, il Frecciarossa, il camion e il carro armato, vedrete che stanno dentro queste figure semplici. Adesso andiamo a disegnare. Ecco le figure con le quali prendere confidenza. Queste sono quelle che affronteremo oggi. Vedete, questo è un cilindro che conosciamo tutti, perché lo usiamo tutti i giorni. Se il cilindro lo guardiamo da di fianco, potrebbe sembrare una specie di rettangolo, ma se noi lo ruotiamo nello spazio, vedete cosa succede? Per rappresentare il cilindro nello spazio, vedete i 2 lati sopra e sotto che vanno verso un punto infinito, e questo e la prospettiva si occupa di rappresentare su figura bidimensionale, cioè sulla figura piatta, quella del foglio, una profondità. A voi vi interessa soltanto sapere che c'è un punto dove convergono tutte le linee. Su questo asse, in prospettiva, ho messo il cilindro e il cono, con un muso un po' abbassato rispetto a un cono regolare. Dentro il cono possiamo costruire un'altra figura, un tronco di piramide. Così facendo abbiamo già la struttura del nostro treno. Ora io ho mandato veloce, ma vi ricordo che potete rallentare la visualizzazione del video dalle impostazioni di YouTube. Potete mettere più lento, così se va troppo veloce il disegno, Allora vediamo un pochino. Ecco, traccio la prima fuga, al primo punto di fuga. Poi vedete c'è un altro punto di fuga per l'altra dimensione, e poi c'è un terzo punto di fuga. Guardateli, adesso ve li faccio vedere bene. 3, ok? Quello verde è solo per il muso, diciamo, del nostro treno. Dovete avere dei riferimenti: la linea dell'orizzonte, i 2 punti di fuga e il terzo punto di fuga per il muso. Dopodiché potete aggiungere tutti i particolari. Qui sto colorando con un pantone, ci sono anche dei colori a spirito professionale. Io ho preferito questo esempio farvelo con i pastelli. Vedete, questo col pantone ho dato un grigio, poi ho dato i pastelli. E invece per dare il nero, il disegno nero, sono dei colori in fibra. Se non vi viene la prima volta potete riprovarci tante altre volte e vedrete che con le informazioni che apprenderete nel secondo anno poi vi sarà più facile anche capire
bene le cose affrontate qua. Qui vedete ho dato qualche riflesso col pennello per dare qualche riflesso ed ecco che il disegno è finito. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, chi è nuovo del canale lo invito a iscriversi e a mettere like naturalmente. Ciao ragazzi, al prossimo video.